Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aspirin Act dolore e infiammazione Bayer SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Aspirin Act dolore e infiammazione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aspirin Act dolore e infiammazione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Aspirin Act dolore e infiammazione? Aspirin Act dolore e infiammazione è un farmaco a base del principio attivo acido acetilsalicilico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS, nello specifico acido salicilico e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Bayer SPA. Aspirin Act dolore e infiammazione può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Aspirin Act dolore e infiammazione 1000 mg 12 compresse rivestite in strip. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Bayer SPA. Ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo acido acetilsalicilico. Gruppo terapeutico antiaggreganti piastrinici, antipiretici, analgesici FANS. Forma farmaceutica compresse rivestite. Indicazioni: trattamento sintomatico di febbre e barra o dolore da lieve a moderato. Aspirin Act dolore e infiammazione è indicata negli adulti e negli adolescenti di età 16-65 anni. Posologia adulti e adolescenti dai 16-65 anni di età. 1 compressa, dose da ripetere secondo necessità dopo un periodo minimo di 4-6 ore. La dose massima giornaliera non deve superare le 3 compresse. L'acido acetilsalicilico non deve essere assunto per più di 3 giorni, per la febbre, o di 3-4 giorni, per il dolore, salvo diversa indicazione del medico. Compromissione renale barra epatica. L'acido acetilsalicilico deve essere usato con cautela nei pazienti con funzionalità epatica o renale ridotta o con problemi circolatori, vedere paragrafo 4.4. Pazienti anziani, dai 65 anni in su, questo prodotto non è indicato per l'uso nei pazienti di età superiore ai 65 anni. Sono disponibili altre forme farmaceutiche e dosaggi di prodotti contenenti acido acetilsalicilico. Popolazione pediatrica. L'uso di questo prodotto non è indicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 16 anni. Modo di somministrazione per uso orale. Le compresse devono essere assunte con molta acqua. Per aprire la strip, strappare l'estremità da una qualsiasi posizione. Controindicazioni: ipersensibilità all'acido acetilsalicilico o ad altri salicilati, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, anamnesi di asma o reazioni di ipersensibilità, e.g. orticaria, angioedema, rinite grave, shock, indotti dalla somministrazione di salicilati o sostanze con un'azione simile, in particolare farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, ulcere gastrointestinali acute, diatesi emorragica, insufficienza renale grave, insufficienza epatica grave, insufficienza cardiaca grave non controllata, somministrazione concomitante con metotrexato usato in dosi superiori a 20 mg/settimana, vedere paragrafo 4.5, somministrazione concomitante di anticoagulanti orali e acido acetilsalicilico e in pazienti con storia di ulcere gastroduodenali, vedere paragrafo 4.5, ultimo trimestre di gravidanza, oltre 26 settimane di gestazione, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'acido acetilsalicilico, ASA, deve essere usato con particolare cautela nei seguenti casi. Per evitare possibili rischi di sovradosaggio, si deve verificare se la composizione di qualsiasi medicinale somministrato vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Metotrexato a dosi 20 mg/settimana è controindicato, vedere paragrafo 4.3.
Aumentata tossicità del metotrexato, in particolare tossicità ematologica, dovuto alla riduzione nella clearance renale del metotrexato da parte dell'acido acetilsalicilico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere aspirina ACT dolore e infiammazione insieme ad altri farmaci come Abidol, Actalide, Actisino, Algimesil, Algofen, Algolider, Algopirina febbre e dolore, Algopirindol, Antalfebal, Antalgil, Aulin, compressa, granulato, Aulin, gel, Benatia, Brufecod, Brufen, compressa rilascio modificato, Brufen, compressa rivestita, compresse rivestite, granulato effervescente, Brufenic, Buscofenact, Buscofen, capsula molle, Buscofen, granulato, Buscofen Pocket, Cibalgina 2 Fast, Clexane T, soluzione, uso interno, Coumadin, dicloreomonidie, Difmetre, Dolibloc, Domes, Efridol, Eiren, Enoxaparina Rovi, Erreflog, Fevralt, Fluibrum febbre e dolore, Fluifort febbre e dolore, Fraxodi, Gemaxan, Ibumal, Ibuprofene Alter, Ibuprofene Aristo, compresse rivestite, Ibuprofene Aurobindo Italia, Ibuprofene Aurobindo Pharma Italia, Ibuprofene B. Melsungen, soluzione, uso interno, Ibuprofene Doc, compressa rivestita, Ibuprofene Doc generici, Ibuprofene Dottor Redis, Ibuprofene G, Ibuprofene Eurogenerici, Ibuprofene FG, Ibuprofene Pensafarma, Ibuprofene Farmeg, Ibuprofene Sandoz, Ibuprofene Teva, Ibuprofene Zentiva, Ibuprofene Zentiva Italia, compressa rivestita, Ibuprofene Aristofarma, il modello antinfiammatorio e antireumatico, Indocollirio, Indom, Indoxen, Inixa, soluzione, Innoep, soluzione, uso interno, Innoep, soluzione, Isodol, Kendo, laser, lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rilascio modificato, lasonil antinfiammatorio e antireumatico, compressa rivestita, compresse rivestite, Ledoren, Levifen, Liumitacen, Momendol, capsula molle, Momendol, compressa rivestita, Momendol, gel, Momenflogo, Momentact, capsula molle, Momentact, compressa rivestita, Momentact, sospensione, Moment, capsula molle, Moment, compressa rivestita, Momentfene, Moment, granulato, Moment Kid, Moment, sospensione, Moment Xsin, Naproxen Angelini, Naproxen EG, Naprosin, compressa rilascio modificato, compressa gastroresistente, granulato, supposta, Naprosin, gel, Naproxen Egypt, compressa, Naproxen Egypt, gel, Naproxene sodico DOC generici, Naproxene sodico HCS, Neoborocillina infiammazione e dolore, Nimesulene, Nimesulide Almus, Nimesulide Alter, Nimesulide Big, Nimesulide DOC generici, Nimesulide G, Nimesulide Egypt, Nimesulide Milan Generics, Nimesulide Pensa, Nimesulide Ratiofarm, Nimesulide Sandoz, Nurofen Caps, Nurofen febbre e dolore, sospensione, Nurofen influenza e raffreddore, Nurofen Kid febbre e dolore, Nurofen TN, compressa or dispersibile, Nuroflex dolori muscolari e articolari, Paidofen, Pavic, Pedea, Riflonet, Rovinadil, Seledie, Seleparina, Symptom, Solidamur, Surgamil, Simflex, Tachifene, Vegetallumina dolore e febbre, Vix Flu Action, Vimovo, Zerino Active, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere aspirina ACT dolore e infiammazione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere aspirina ACT dolore e infiammazione durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influenzare negativamente la gravidanza e o lo sviluppo embriofetale. I dati tratti dagli studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo, malformazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'acido acetilsalicilico non ha alcuna influenza sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Frequenze non note. La frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili. Patologie del sistema emolinfopoietico. Sanguinamento e tendenza alle emorragie, epistassi, sanguinamento delle gengive, porpora, ematomi, emorragia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il rischio di sovradosaggio desta preoccupazione nei soggetti anziani e particolarmente nei bambini piccoli. Sovradosaggio terapeutico o, più di frequente, avvelenamento accidentale, nei quali può essere fatale. Sintomi: avvelenamento moderato. Sintomi quali ronzio nelle orecchie, sensazione di perdita dell'udito, cefalea e capogiro sono indicativi di un sovradosaggio e possono essere tenuti sotto controllo tramite riduzione del dosaggio. Avvelenamento grave. I sintomi includono febbre, iperventilazione, chetosi, alcalosi respiratoria, acidosi metabolica, coma, collasso cardiovascolare, insufficienza respiratoria, grave ipoglicemia. Gestione dell'emergenza: trasferimento immediato in una unità ospedaliera specializzata, lavaggio gastrointestinale e somministrazione di carbone attivo, controllo dell'equilibrio acido-base, alcalinizzazione dell'urina col monitoraggio del pH urinario. Emodialisi in caso di intossicazione grave, trattamento sintomatico, proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Sistema nervoso, altri analgesici ed antipiretici. Codice ATC N02BA01. L'acido acetilsalicilico appartiene al gruppo dei farmaci antinfiammatori non steroidei acidi ed ha proprietà analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento: questa formulazione offre un rapido sollievo dal dolore in condizioni di dolore acuto da lieve a moderato. Il rapido sollievo dal dolore è attribuito a un rapido inizio dell'azione, dati preclinici di sicurezza. Il profilo preclinico di sicurezza dell'acido acetilsalicilico è ben documentato. Negli studi sugli animali, i salicilati hanno provocato danni ai reni e ulcere gastrointestinali. L'acido acetilsalicilico è stato dettagliatamente studiato. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Silicio biossido colloidale, sodio carbonato anidro, rivestimento. Cera di carnauba, ipromellosa 5CP, zinco stearato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.